Dopo un inverno di lavoro per coronare uno dei miei sogni, eccomi qui, sulla moto che bramavo da tempo, la Ducati V4R del team Barni. Quando l'ho provata in versione stradale a Cremona l'anno scorso, avevo capito subito che eravamo fatti l'uno per l'altra. Non ti dà subito del tu, ma quando sposi la sua filosofia entri in una nuova dimensione e ti permette di fare cose di cui non pensavi di esserne capace. Risultato, dopo 3 giornate di test mi ritrovo sulla griglia di partenza alla prima gara in pole position, con un distacco sul primo inseguitore di oltre un secondo. Il livello quest'anno si è alzato ancora. A parte i soliti protagonisti che conoscete bene, La Marra, Saltarelli, Gamarino, si è aggiunto il vero pezzo da 90, Roberto Tamburini. Vice campione del mondo nella Stock 1000 del 2018, è il pilota più talentuoso mai incontrato nella mia carriera. Sarà una lotta veramente dura, anche perché sarà aiutato da Dunlop, BMW e dal mitico Rossano Innocenti, mio capotecnico lo scorso anno e quasi un papà sui campi di gara. BMW contro Ducati, Dunlop contro Pirelli. iRacing Story 2021 sta per cominciare. Buona visione. Ciao di nuovo Andrea, sta per iniziare da Mugello la stagione del National Trophy 1000 col tempo di 1:51.142. In pole position c'è Luca Salvadori che debutta col team Barni, ce l'abbiamo qui al nostro fianco. Allora Luca, il pacchetto è al top, adesso tocca a te. Adesso tocca a me, è un po' come dire la tiritera di questi giorni, non posso fare un altro risultato al di fuori della prima posizione, quindi cercheremo di non deludere le aspettative. Un'altra cosina velocissima, avevi un po' il tallone d'Achille nelle partenze col BMW, col V4 come sei messo? Facciamo una cosa, ne riparliamo nel box o da un'altra parte dopo, però ti dico che qui è più facile. Ragazzi, non avete idea della voglia che ho di iniziare questa gara. Per me molto carica di significato, sia per questioni personali sia per questioni sportive. Tralasciando il resto, rimanendo sullo sportivo, sarà molto interessante, secondo me principalmente per 2 motivi. Il primo, Tamburini, che per me è sempre stato un po' quel pilota che ho sempre considerato di un talento eccezionale e che ho sempre fatto fatica a battere. E in secondo luogo il caro Eddie La Marra, che finalmente avrà la mia stessa identica moto Ducati V4R con la Magneti Marelli, quindi condizioni tecniche identiche, e sarà più o meno lo scontro finale, Civil War. Finalmente potremo avere tante risposte. Giusto per darvi un appunto, non tutte le Ducati che sono sulla griglia di partenza sono uguali, perché qualcuno è con il 1100, quindi il motore gira un po' più basso, ha un po' più coppie ai bassi regimi e nel complesso è meno sofisticata comunque rispetto alla V4R, soprattutto sotto il profilo elettronico. Comunque vi ho annoiato abbastanza, adesso vi lascio all'atmosfera della griglia di partenza, ma prima di iniziare vi ricordo che se schiacciaste su questo bellissimo pulsantino iscriviti mi fareste veramente contentissimo. National 1000 all'autodromo del Mugello, si va e vediamo, voglio vedere come parte Salvadori, è partito Luca, dovrebbe girare, vediamo se è in quarta posizione, attenzione, vediamo bene anche Saltarelli che dovrebbe essere alle spalle di Roberto Tamburini, se non ho visto male, adesso aspettiamo poi, una scivolata. Tralasciando la partenza da schifo, sono già terzo e davanti ho 2 piloti Dunlop. Potrebbe essere la scelta vincente cercare di passarli immediatamente
dato che li vedo molto in difficoltà perché con questo tipo di gomme gli servono almeno 2 o 3 giri per farle entrare in temperatura. Quindi l'obiettivo è passarli il prima possibile e sperare che facciano da tappo al gruppo dietro con le Pirelli per i primi giri. Salvadori invece che non perde tempo, è già al comando della gara. Luca Salvadori è già al comando con la sua Ducati, non vuole rimanere assolutamente bloccato nella mischia con gli altri. Può essere una situazione che poi può complicarsi nel corso di questa prova, e quindi Luca Salvadori con la Ducati Barni Racing al comando, primo giro. Abbiamo lavorato tutto il weekend per questo e sono preparato. Adesso è l'ora di metterlo in pratica. Luca, devi fare il passo. Non bisogna prendere neanche un rischio, bisogna girare appena più lenti del proprio limite, però stare lì, martellare. Se riesco a staccarli così senza troppo sforzo, bene. Altrimenti tra qualche giro ci ripenseremo e vedremo di cambiare strategia. Non per dir di Luca, ma che almeno ci divertiamo un po' a vedere un po' di bagarre. Oh, wow! Che botto alla Casanova, Savelli! Non avevo dubbi sul tuo occhio di falco, naturalmente. Andiamo a rivedere un po' se si capisce. C'è stato, un mezzo contatto. Poi va largo in accelerazione. Sì, è di Lamar. Ma che brutto inizio! Subito sotto il 52 Luca Salvadori, Ducati Barni Racing, e infatti va a piazzare il primo attacco e stacco nei confronti degli avversari a 687 millesimi Camarino, che gira in 52.068, Tamburini 52.670. Resiste Camarino, però buon giro per Tamburini e anche Tolcolacci 52.3. Ale sta facendo una bellissima gara e si raggrupperà secondo me il gruppetto e vediamo una bella lotta per la seconda posizione, perché mi sembra che Luca a questo punto ce n'ha di più. Ha già 1 secondo e 450. Altra cosa importante che non vi ho detto è che ho deciso di montare una SCX. Potrebbe sembrare un azzardo, ma con il margine che avevo il mio obiettivo era appunto di mantenere la gomma il più possibile ai primi giri, per poi gli ultimi
spalancare tutto e dare il massimo possibile. Come vedete sto guidando molto smooth, molto tranquillo, sto cercando di stressare il meno possibile la gomma per averne di più verso la fine, ma in ogni caso sembra che dietro si stia andando parecchio fastidio e inoltre non hanno il passo per stare attaccati. Quindi per adesso tutto bene, ma vedremo di rianalizzare la situazione tra qualche giro. Ma secondo te un 52 basso almeno lo può sparare Roberto? Secondo me sì, secondo me il 52 basso lo fa, però Luca sta facendo un passo a 51, quindi penso, se continua così è inarrivabile. Mamma mia ragazzi, ma che passo sta uscendo fuori! Cioè, questo era il mio best lap di sempre col BMW con gomma da gara. Lo sto facendo ogni giro. 51,7, 51,9, 51,8, 51,7. Questa moto è incredibile. Sto tenendo sott'occhio molto attentamente il distacco e ho visto che ormai siamo sui 5 secondi. Bene, direi che l'ora del chiudere il gas è finita e invece l'ora dei traversi è iniziata. Ah, non posso? Salvadori e Ducati Barni Racing, binomio, eccolo qui, questa immagine spettacolare, bellissima. Si diverte Luca. Ragazzi, non ve lo nego, manca ancora qualche giro, ma iniziano già a entrarmi nella testa brutti pensieri di vittoria, cose, e il braccino inizia un attimino a essere più pesante. Devo togliermi dalla testa tutti questi pensieri, guidare come so fino all'ultimo giro e ci penseremo dopo.
Ultimo giro, sto passeggiando ormai, sto proprio godendo, anzi me la sto godendo come avete visto dai traversi, viene tutto così naturale, viene tutto così in maniera facile. Non mi sembra vero di avere già questo feeling con la moto, eppure fa esattamente quello che voglio io. Lo sapevo che questa era la mia moto. In ogni caso è da inizio weekend che sto pensando a vincere questa gara per dedicarla a una persona speciale, e mi dicevo tra me e me va bene anche un podio, insomma, invece la vittoria ha tutto un altro sapore e ha tutta un'altra forza, se così vogliamo dire. Adesso giustamente la regia va a seguire la parte finale di gara per Luca Salvadori. L'aveva detto, eccolo qui al Palazzo, adesso arriva giù verso il quarantaio, l'aveva detto devo fare il mio, ho una grandissima moto, una grandissima squadra come il Barney Racing, ha fatto veramente una gran gara, nonostante una partenza non perfetta si è portato subito al comando con sorpassi nel primo giro, poi un lungo perentorio a suon di giri record, e qui dice Marco Barnaboi, dice oh ma smetti di mettere la dita verso e guarda, e arriva la bandiera a scacchi. Bellissimo lo stacco della regia, e allora finisce così la prima prova. Fa attenzione Luca, fai attenzione che sei arrivato, e qui dice basta così. Luca Salvadori, Ducati Barney Racing. Mamma mia che rischio! Cioè, ho la ditta demolizioni che è sempre qui. Sempre qui. Se l'avessi lanciata a 300 metri dal traguardo, cioè, non so veramente cosa sarebbe potuto succedere. In ogni caso, semplicemente ho spostato un attimino il peso in un altro punto rispetto a quello che ero abituato, si è imbizzarrita di colpo la moto. Perché la Ducati va molto forte, ma appena provi a dargli del tu invece del lei, ti rimette subito al posticino tuo. Ho imparato la lezione, non lo farò più. E noi ci vediamo al parco chiuso. Con Luca Salvadori e Paul, giro più veloce, vittoria per distacco, forse gli unici due momenti un po' problematici, partenza e qui all'arrivo. Ti ho pensato alla partenza, sinceramente. A parte commentare la gara che si è vista, volevo solo dire una cosa. Ti ruberò un pelo più di tempo del previsto. Dedico questa vittoria a mia madre, che è stata colpita da un brutto male dopo 11 anni, e lei è la dimostrazione che scusa, Allora un attimo di commozione, ovvio, naturale. Abbiamo capito il messaggio. capito? Ecco, è la prima che mi insegna a non mollare in certe situazioni. Ragazzi, ve la faccio breve, io non piangevo praticamente da 10 anni, ma questo insieme di emozioni così forte tutte insieme non ce l'ho fatta. Io sono uno che di solito assorbe molto, accumula stando zitto senza far trasparire assolutamente nulla, ma purtroppo certe volte è troppo e si esplode. Quindi mi dispiace essermi emozionato in quella situazione, ma veramente non
anch'io dicevo, ma cosa sta succedendo? Non riuscivo a trattenere le lacrime, è inutile star qui a dire altro, insomma. Perché la dedica, come avete sentito, era per una persona molto speciale, cioè mia madre, che in questo periodo ha vissuto una situazione molto complicata, gli è tornato un brutto male che ha avuto tanti anni fa e ha lottato molto per uscirne e sembrava tutto a posto, invece la situazione si è ricomplicata. E vedere una persona che affronta un problema così grave con così tanta leggerezza, cioè ti fa sembrare i tuoi problemi delle sciocchezze. Quindi grazie mamma, questa vittoria è dedicata a te. E grazie per avermi mostrato come si affrontano i problemi, quelli veri però.